faccio i cazzi miei, no? Comunque ragazzi, buongiorno a tutti. Oggi cosa andiamo a trattare? Oggi andremo a vedere finalmente il Growatt SPF 6000 come si comporta in questo primo test. Dico primo test perché poi andremo, in base a come va appunto questo test, andremo a fare e a portare delle modifiche. Vi ricordo che magari andremo a step con queste modifiche e poi appunto man mano che le faremo vi diremo se e cosa comporteranno. Come già detto prima, andiamo a vedere il test di questa bestiolina e vediamo come si comporta in scarica con la batteria, e sarà presente anche Enel, ma è solo in fatto di backup o meno, se succede qualcosa. Come andremo a vedere nel video, appunto, l'SPF 6000 è già stato configurato con la comunicazione, precisamente col JK, e ci tengo a precisare, durante la carica è stato anche bypassato quello che molti si lamentavano, la floating mode del Growatt. Quindi con la comunicazione del JK e del Growatt praticamente avremo il BMS col pieno controllo sull'inverter in questo caso, mentre prima era al contrario. Praticamente l'inverter aveva il controllo sulla batteria JK, Seplos che sia. Presupponendo la pedinatura dell'inverter scusate, e delle varie batterie, è anche compatibile, per l'appunto, se è compatibile con JK, sarà compatibile anche con Seplos. Poi vi lascio magari le istruzioni qua da qualche parte, c'è proprio la pagina dedicata nel Growatt, cosa fare, cosa non fare per settare la comunicazione con le batterie al litio in questo caso. Quindi andare nel parametro 0,5 e settare quella più desiderata che fa il caso nostro. Detto questo ragazzi, fatto tutte queste premesse, come dico sempre io, bando alle ciance, ci trasferiamo appunto sul banco di prova, no? È un po' particolare perché uso un piano induzione vecchio che avevo in casa ed è un bel test, ok? Seguitelo tutto, magari velocizzo alcuni passi, quindi faremo un primo step con circa 3, 4, 5 minuti di quasi pieno carico, ok? Dopodiché vedremo, anzi non vi dico niente, quindi seguite, velocizzerò un po' perché sennò viene fuori un video da 40 minuti, ok? Ciao belli, ci vediamo dopo. Nessuna barrettina che va di là, quindi siamo completamente in batteria, ok? Quindi procederei appunto, accendiamo il piano e diamo il primo carico. Qui andiamo su e lo mettiamo in modalità carico dalla casa, ok? Quindi 918 watt in questo caso. Alziamo, accendiamo anche il secondo fuoco, arriviamo a quasi 1,80 kW. Come possiamo sentire le ventole sono aumentate. Ora ragazzi accendiamo il primo fan fuori, ok, ed arriviamo a 3,51 kW, per l'appunto 3,50 kW. Controllo in batteria e stanno uscendo 3 kW 8 e 60, 74 ampere. Dopo vi faccio vedere. Ora accendiamo l'ultimo, con quello dovremmo arrivare intorno ai 5. Poi lo lasceremo lì per circa 2 minuti, 2, 3, 4, 5 minuti e poi controlliamo le temperature. Ok, come possiamo vedere ragazzi, allora il rumore vi devo dire che è aumentato, un bel po' sì, soffia abbastanza. Già a 5 abbiamo, penso, uno degli ultimi step della ventola. Allora adesso vi stacco e andiamo indietro con lo zoom così vi faccio vedere tutto. Ok, qui abbiamo i due fuochi accesi, 1, 1, 2, potenza 6 massimo non va perché è un piano induzione limitato purtroppo. Poi qui abbiamo le due che vanno fuori, che c'è il phon e l'altro phon da carrozziere. Di più per ora non posso attaccare, questo è il massimo. Poi faremo un altro test dove mi alzerò di più, 116 ampere, ok? I cavi non sono eccessivamente caldi,
ricordo che ho dovuto usare dei 25 mm perché se no gli occhielli non entravano in quella sede. Ok, comunque questo è il rumore, magari un po' viene mascherato anche dal mio microfono, è il rumore che genera il Growatt in questo momento. Ok, 5,37 costanti, adesso lo lasciamo così per circa 3 minuti, già 2 minuti che stiamo andando più o meno, lo lasciamo così. Quando sento che l'aria è un po' calda poi verifichiamo con la termocamera. Faccio un rapido controllo dell'amperaggio, anzi vi riporto con me, che voglio farvi vedere. Allora qua quanto stanno passando, 23 ampere, cavo non è neanche caldo, lievemente caldo. Invece andiamo a verificare per quanto riguarda, si dividono i carichi. Adesso dopo un po' che lui sta lavorando ha trasferito, comunque siamo al 91% di carico dell'inverter, come possiamo vedere in alto a destra, 91%, 230 costanti con la batteria. Adesso qua vediamo che è rialzato un po', però se noi andiamo a vedere vedi sempre 5,36 il consumo, 31 gradi che su quello che rileva lui all'interno, 47%. Qui vediamo anche appunto il SOC della batteria, vedete? Zoom un po', abbiamo un 47%, 31 mV di differenza con quasi 120 A di consumo della batteria, 46%, 51,43, e quindi qua constatiamo, ragazzi, che la comunicazione c'è tra batteria. Abbiamo ancora un ulteriore prova del 9, 46%, qui il SOC comunica perfettamente. Ok, qua i gradi stanno continuando a salire, teniamo ancora un po' così e poi verifichiamo le temperature interne. Cacchio, potrei anche buttare la pasta, già che sono qua, guardate. Potrei fare due spaghi. Guardate come fuma. Tac, due spaghi per voi, amici. Vi inviterei volentieri a fare due spaghi insieme a me durante il test. Tra poco, ragazzi, andiamo a vedere le temperature. Faccio passare ancora un minutino. Possiamo vedere, è scesa a 44 la batteria. 5,35. C'è chi diceva che la batteria non comunicava il Growatt con GK, con Sepros e quant'altro, però come abbiamo visto la batteria comunica. Poi ripeto, vi lascio il manuale e avete tutti i collegamenti da fare. Poi ripeto sempre, se volete entrate nel gruppo, adesso poi apriremo, non mi ricordo più se c'è la sezione dedicata per il Growatt. Comunque siete entrati nel generale, chiedete nel gruppo, manuale già è nel drive, è presente già nel drive, e comunque sia vi aiutiamo a fare tutti i collegamenti di sto mondo Growatt e altri inverter a parte. Scorriamo un po' meno intanto che aspettiamo, c'è ancora 2 minutini, qua ritorniamo alla schermata principale, 19/11/2024 come è assolutamente vero, 4 gradi 8. Comunque qua l'aria è tiepidina, poi è anche vero, ragazzi, che qua oggi da me ha nevicato stamattina un attimo fa, quindi fuori ci sono 2 gradi, qua in garage dove sto facendo il test, se vogliamo essere sinceri, fa proprio freddo, qua ci saranno 9 gradi.
però almeno ci facciamo un'idea, capito? Vediamo come lavora innanzitutto, come si comporta sotto a un carico pesante come in questo caso, comunque sia viaggiare sempre costantemente a 5 kW e 35, cioè non è poco, Oh, bed, ce li facciamo 2 spaghi? Facciamo 2 spaghi per il bed che ha offerto questo inverter, 2 bei spaghi, quasi quasi me li faccio veramente. Comunque, torniamo a noi, ora 13:29, alle 30 fermiamo, ok? Anzi sono anche più di 5 minuti, perché quando ho guardato l'orologio prima che vi ho spiegato, che vi ho detto, erano 19, quindi una decina di minuti che sta andando. 5:33 costanti, 42, non batte ciglio ragazzi, comunque, cioè tanta roba, dico la verità, cioè nel senso, ci spostiamo qua così abbiamo, se si sente casino delle ventole mi dispiace, mi scuso. Allora qua sui cavi 25 gradi, 30 gradi, ricordo che sono cavi da 25 mm, mi sposto un po' più avanti, 25, 35, che è quello nero, non è il rosso, quello che stavo cercando di inquadrare, magari inquadro lì, 37 gradi, non è male. Qua possiamo intravedere dalle ventole il caldo che dissipa la ventola, ok? Poi qua vabbè, solo per farvi vedere l'acqua, 76 gradi l'acqua che fuma, 50 quell'altra che ancora non fuma. Ora ragazzi vi mando indietro, anche qua così vedete anche voi, apriamo il primo vano e vediamo anche con la termocamera, ok? Apriamo il primo vano e possiamo vedere il calore è convogliato da questa plastica, no? Quella plastica qua che abbiamo visto anche quando l'abbiamo guardato all'interno, il caldo è tutto convogliato lì. Ora andremo a aprire la seconda paratia, così vediamo, ok? Ricordo ragazzi, questa procedura va fatta, si invalida la garanzia se noi togliamo via questo pezzo, quindi andiamo a togliere questo pezzo e andiamo a verificare. Qui giustamente abbiamo toroide che è bello caldino, 60-70 gradi. Qui poi tutto è un po' enfatizzato dalla pellicola che c'è sopra, ricordiamoci, qua c'è, come si vede, penso si veda anche in camera, c'è una sorta di pellicola che incanalizza l'estrazione dell'aria, vedete, si vede anche da qua, che l'aria calda viene proprio col tunnel qua che si vede, viene portata fuori, quindi è un po', diciamo che l'aria è un po' mascherata da questa pellicola. Come possiamo vedere i dissipatori fanno il loro lavoro, 26 gradi. Adesso magari cercherò di rimuovervi e sto ancora andando, non ho fermato il test, non ho voluto fermarlo, ci ho pensato, ho detto ma no, non lo fermo. Sto qua bello caldino, 70 gradi. Sto qui giustamente è freddo perché è quello riservato, tutta sta parte è fredda perché è quella riservata alla DC, giustamente, dei pannelli. Ora cercherò di tirar via anche quello e poi andiamo a vedere. Ok, diamogli ancora una controllata. Qua siamo arrivati a 73 gradi. Ora eliminiamo la paratia, il convogliatore come lo volete chiamare, e andiamo a verificare. Giustamente questo, siamo sui 73 gradi, che è quello che secondo me scalda di più.
Questi sono relativamente freddi, ragazzi, che appunto hanno il compito di dissipare, lo stanno facendo bene. Allora, voglio prendermi i MOSFET qua sotto. Fanno bene il loro lavoro comunque, eh. Qua alla base abbiamo 70 passagradi, più bollenti là di fianco, però qua sopra sono completamente freddi. E di qua abbiamo questo, 70 di gradi, 78, 67. Mi trasferisco di là, voglio vedere se di qua si vede qualcosina meglio. Qui abbiamo i connettori dalla batteria, 58 gradi. Qui abbiamo, scusate, ,83. Questo picchia questo. Adesso li rimetto sul convogliatore prima che scioppa tutto. 86 gradi. Rimetto subito il convogliatore. gradi. Ora, per l'ultima cosa, amici, voglio andare a vedere quanto mi rileva di gradi qua. 46 gradi. Beh, comunque sia, consideriamo che adesso quasi mezz'ora, ragazzi, che stiamo registrando, quindi cioè ci sta. Ok, vedete, 45, sta lavorando comunque al 90%. Tutto sommato non si è comportato male, anzi. Vediamo comunque nel prossimo video alcuni trick and tips, vedremo insieme appunto, soprattutto per silenziare, perché alla fine cioè, è un bel cacciabombardiere quando è a questi livelli. Ok, iniziamo a spegnere, anzi faccio vedere l'orologio, è 43. Ok, all'inizio volevo spegnere, poi alla fine non l'ho più spento, ho detto lo apro sotto carico, vediamo un po' com'è. Potenza calata, ragazzi. Spegniamo il phon di là, adesso vado fuori e spengo anche l'ultimo phon, che è quello da carrozziere, che se lo spengo così esplode, si deve raffreddare. E poi ci vediamo ritorniamo per le considerazioni finali. Allora ragazzi, eccoci qua, il test come avete visto, mi ritengo molto soddisfatto del prodotto. Pensavo fosse peggio, però come dicevo prima, per l'airflow bisogna vedere, perché siamo qua, ripeto, fuori nevicava, qui ci sarà stata una decina di gradi. Comunque abbiamo visto che due fonti sono belle calde, no? Però tutto sommato col convogliatore fa il suo egregio lavoro, no? Poi è anche messo in orizzontale, quindi una sua condizione originale dove viene attaccato, diciamo, in verticale. Ciò non penso che cambi tantissimo, cambierà quasi una mazza. Comunque sì, abbiamo visto che adesso la temperatura lo sto controllando, sta scendendo a 30 gradi. Comunque si è comportato bene, sono soddisfatto. L'unica cosa è appunto queste ventole che superate, abbiamo visto, abbiamo lavorato per circa mezz'ora al 90% della sua capacità, e 90% secondo me si può fare meglio,
come airflow dentro, nel senso per raffreddare ulteriormente i toroidi, robe varie, MOSFET e così via. Si può fare di meglio, però poi c'è da anche mettere le cose sulla bilancia, bisogna vedere. Si può fare molto meglio secondo me anche con un fatto di rumorosità delle ventole, no? Bisogna vedere anche quello, perché ok, quando noi andiamo a montare un inverter andiamo anche a scegliere il posto dove montarlo, no? Quindi logicamente non andremo a mettere un inverter di questo genere in casa, proprio attaccato in salotto, per dirti. Però magari vediamo nei prossimi video se magari cambiando la sorta di ventolo, mettendolo più silenzioso, magari cambia e si può anche tenere in casa. Non tutti possono metterlo in garage o in posti idonei, lontano dalle nostre rotture di balle, e quindi può anche far comodo a un utente, magari questa mod che andremo a fare, può far comodo appunto anche all'utente che se lo vuole tenere in casa. Ok? Tutto sommato, allora, ricapitoliamo, un 90% della sua potenza, quindi eravamo circa intorno a 5.38, giù di lì, e non si è comportato male, quindi non ha mai titubato, quindi è andato bello spedito sempre, comunque. La batteria anche lei non ha titubato, ma su quello non avevo dubbi. Anche con cavi da 25 si sono comportati molto bene, che io sono abituato a usare da 35-50 mm, comunque anche questi cavi si sono comportati bene, per mezz'ora di scarica a 120 A più o meno eravamo. E niente ragazzi, commentate qua sotto se avete anche qualche proposta per il video dopo che verrà, nel senso per l'altro video che farò, andremo a fare un altro test del genere, però andremo a cambiare 2 o 3 chicche che vedremo nel prossimo video. E appunto se avete ulteriori idee da fare, che posso fare nel prossimo video, scrivetemele qua sotto tranquillamente, o semplicemente se volete commentare, commentate. E non mi resta altro che dirvi, se il video vi è piaciuto mettete un bel mi piace, se volete commentare, commentate, fate quel cazzo che volete. Io cosa devo fare? Adesso io devo andare a mangiare perché come abbiamo visto erano le 1:50, adesso sono le 1:50, quindi io vado a mangiare, vi saluto, mettete un bel mi piace, se volete iscrivervi iscrivetevi al canale e niente, come al solito vi ricordo entrate nel nostro gruppo, la nostra grande famiglia, vi si aspetta a braccia aperte belli. Al prossimo video, ciao!